nella riforma dei processi della modalità ho chiuso la porta alla via amministrativa, che era la via per la quale poteva entrare il divorzio. E si può dire che quello che pensano nel divorzio cattolico sbagliano, perché questo ultimo documento ha chiuso la porta al divorzio che poteva entrare, era più facile per la via amministrativa. Sempre ci sarà la via giudiziale. Questo è stato chiesto dalla maggioranza dei padri sinodali del sinodo dell'anno scorso, snellire i processi, perché ci sono processi che duravano 10, 15 anni, no? E una sentenza e un'altra sentenza, e dopo se c'è appello e l'appello e poi c'è l'altro appello e non finisce mai. La doppia sentenza, quando era valida, che non c'era appello, è stata introdotta dal Papa Lambertini, Benedetto XIV, perché in Centro Europa, non dico il paese, c'erano alcuni abusi e per fermare lui ha introdotto questo, ma non è una cosa essenziale al processo. I processi cambiano, la giurisprudenza cambia in migliore, si migliora sempre. In quel momento era urgente fare questo. Poi Pio X ha voluto snellire e ha fatto qualche cosa, ma non ha avuto tempo o le possibilità di farlo. I padri sinodali hanno chiesto questo, lo snellimento dei processi di nullità matrimoniale, e mi fermo su questo. Questo documento, questo motu proprio, facilita i processi nei tempi, ma non è un divorzio, perché il matrimonio è indissolubile quando è sacramento, e questo la Chiesa non lo può cambiare, è dottrina, è un sacramento indissolubile. Il procedimento legale è per provare che quello che sembrava sacramento non era stato un sacramento, per mancanza di libertà, per esempio, o per mancanza di maturità, o per malattia mentale, ma tanti sono i motivi che portano, dopo uno studio, un'indagine, a dire no, lì non è stato sacramento, per esempio perché quella persona non era libera. Un esempio, adesso non è tanto comune, ma in certi settori della società è comune, almeno in Buenos Aires era, i matrimoni quando la fidanzata diventava incinta, dovete sposarti. Io a Buenos Aires ai sacerdoti consigliavo, ma con forza, quasi proibivo, fare il matrimonio in queste condizioni. Noi li chiamiamo matrimonio di fretta, per coprire tutte le apparenze. E il bambino nasce e alcuni vanno bene, ma non c'è la libertà. E poi vanno male, si separano. Io sono stato costretto a fare il matrimonio perché doveva coprire questa situazione. E questa è una causa di nullità, no? Le cause di nullità potete cercarle nell'internet, ci sono tutti lì, no?
E poi ne sono tante, ma mi piace che lei abbia fatto la domanda sul divorzio cattolico. No, quello non esiste. O non è stato il matrimonio, e questo è nullità, non è esistito, e se è esistito è indissolubile. Quello è chiaro. Grazie.